Ragazzi, bentornati con i nostri acquisti. Oggi siamo con gli acquisti di Fab, che non so chi sia, ma una persona casuale del pubblico. Ciao pubblico. Ciao pubblico. La prima cosa che vi facciamo vedere, un po' di acquisti casuali di, non so, di questi mesi effettivamente, è una cosa che avete già visto in realtà, quindi non ve lo apro neanche perché nella playlist c'è il video di questo che l'abbiamo aperto. Solo di questo? Sì, solo di questo che l'abbiamo aperto, l'abbiamo fatto vedere, era negli acquisti di G, quindi se volete, insomma, era di qualche mese fa, adesso non mi ricordo bene. Spieghiamo. Allora, praticamente spiega. Allora, noi avevamo preordinato Chronos da GameStop, GameLife, quel che sia. Sì. Il problema è che ci doveva essere questo regalo, l'abbiamo scoperto dopo, quando abbiamo ritirato la copia, dopo qualche giorno l'abbiimo letto sui social e bla bla bla. E quindi la ragazza che ci aveva consegnato il preordine non ce l'ha dato. Gentilmente. Quindi che ho fatto? Sono andata alla ricerca su Vinted, appunto, ai tempi, e quindi l'ho trovato da un ragazzo che l'aveva venduto, me l'ha venduto tipo a 6 euro e l'abbiamo comprato. Poi siamo ritornati da GameStop qualche mesetto fa, tipo un mesetto e mezzo fa, /2, non mi ricordo. Circa. E l'abbiamo visti alla cassa col prezzo di 0 euro, quindi abbiamo chiesto informazioni. Ah sì, il ragazzo fa, ah sì, era col preordine, e quindi abbiamo spiegato la situazione, che sempre appunto in quel punto vendita avevamo preordinato e la ragazza non ci aveva dato la nostra copia, quindi Esatto. ne ha presi due, fa sì, una a testa, prego, perché comunque con questo tizio ci abbiamo un po' di simpatia, perché ci andiamo spesso, e quindi ne ha dato uno a lui e uno a me. E cosa è successo? Uno l'abbiamo tenuto per me e uno l'abbiamo venduto, così lei si è ripresa i soldi spesi esatto, per Chronos in precedenza. Prossimo lo metto titolo, qua un secondo perché scusate, ma ci deve essere spazio. Il primo titolo. Il primo in realtà. Allora, questo è un gioco capolavoro fatto da Naughty Dog nel 2019. No, non è vero niente. Comunque oggi sembriamo un po' drogati, te lo posso dire, vabbè. Comunque Evotinction. Ma come cazzo si pronuncia? Mi piace. Comunque nomi più difficili li potevano prendere, io non lo so. Vabbè, comunque Evotinction. Va benissimo così, va bene. Non ti preoccupare. La più grande conquista dell'umanità è l'umanità. Poi no, allora, a parte gli scherzi, sembra un gioco interessante in cui tipo si fa hacking, si fanno stealth. cose. Quindi ho detto vabbè, è un indie, perché adesso da GameLife gli indie molto spesso vengono scontati e si trovano a prezzi veramente ridicoli, e sinceramente lo volevo portare sul canale prima o poi, ma sinceramente il discorso è più poi che prima. Sì, di sto passo, perché abbiamo tante cose da fare. Non ne facciamo nemmeno una. No, vabbè, pian piano tutto si fa, è una ruota che gira. Noi siamo il criceto. Come il criceto, sì. Compriamo ma non giochiamo. No, scherzo, giochiamo, però compriamo più di quello che giochiamo, purtroppo. Il tempo è quello che è. No, quindi stiamo recuperando un po' di indie a prezzi leggeri, tipo 5-6 euro. Anche se... Cosa? L'altra volta, tipo 2 giorni, no, ieri in realtà, che 2 giorni fa, ieri siamo andati da GameStop. Ormai è la nostra routine, no? Non è vero, però ci andiamo abbastanza spesso. Quando ci abbiamo passiamo, scoperto, sì, certo. Cioè, che hanno aumentato i prezzi. Adesso anche l'etichetta, tipo quella di GameLife, è per gli indie, tipo, che ne so, cos'era? Project Tower, se non sbaglio. Che l'abbiamo fatto vedere? Sì, se non sbaglio. Oddio, tempo dobbiamo fa. farlo ancora vedere. No, tempo fa l'abbiamo fatto vedere. Non è spoiler, bene. L'avevamo preso tipo 6 euro, sì, adesso stava 17. sui 16-17. Anche altri indie che avevo visto sui tipo 15 euro adesso stanno 25-30, cioè non ho capito. Sono simpatici. Cosa. Forse ci hanno capito qualcosa, effettivamente. Era meglio che non capivano, però. Vabbè. Però effettivamente ci hanno capito qualcosa. Come anche i giochi Xbox, che adesso vedrete poi. Quelli propriamente da ridere. Cioè, i giochi Xbox praticamente te li stanno buttando addosso. Non so tipo per quale anche motivo. €1. Vabbè, so per quale motivo, però effettivamente per chi colleziona, per chi gioca fisico, è una goduria avere l'Xbox in questo periodo. E quindi insomma, poi piccolo disclaimer per GameLife, che tanto ci segue, no? Quindi sappiamo questa cosa sicuramente. Però dico, ha messo allora c'erano i prezzi di GameStop che erano molto belli, quadrati, grandi, che si vedeva il prezzo. Porca puttana, GameLife ha messo i prezzi che si vede
Se sei più di 40 anni non lo vedi il prezzo. Ma nemmeno, anche sopra i 20 già non lo vedi più. Cioè io non leggevo là, sì, 17, sì, ma perché deve essere così piccolo? Non si capiva. Ma è anti-marketing proprio. Vabbè. Cioè dovresti attirare col prezzo, invece non si vede. Piccolo titolino che GameStop avevamo sempre. visto, Game Life, vabbè. per citarne qualcuno, il più importante di tutti, quel tale Ale. Avevamo Sì. visto tipo il primo episodio, ci aveva intrigato un pochettino. Sì. Quindi abbiamo detto stoppiamo, non guardiamo più la serie perché lo vogliamo giocare. Per fortuna l'abbiamo trovato anche a un buon prezzo. Trovato a 6 euro tra l'altro, Sì. se non vado errato. Quel tale Ale, ragazzi, ve lo consiglio, è un piccolo creator. È piccolissimo proprio. In fase guarda. di crescita, insomma. È uno che abita qua dietro. Sì, praticamente. abita nelle periferie. Eh, Salutiamo ovviamente, che ci segue sempre. io lo amo. Piccolo Questo disclaimer. è un gioco un po' bagnato, nel senso, wet. Mm. Che detta così sembra In che brutta. senso? Però effettivamente si chiama bagnato, non è che si chiama in modo diverso. Mira e carica. Beh, fin qui tutto è a posto. In che senso? Mira e carica, poi wet, vabbè. Vabbè, comunque preso su Vinted a prezzo abbastanza stracciato, tipo a qualche euro. È un recupero perché quando ero piccolo, che detta così fa ridere visto che il gioco si chiama bagnato. Quando ero piccolo io me lo giocai all'epoca, non lo trovai a basso prezzo e poi dopo, in un momento di pazzia, io ho venduto tutta la mia collezione perché ero povero e quindi dovevo prendere altri giochi e non avendo i soldi cosa fai? I bambini Porfa cosa facevano? Blinker. Però i bambini cosa facevano? Vendevano i vecchi per prendere i nuovi e quindi l'ho venduto all'epoca e me lo sono recuperato, anzi che magari si porterà sul canale prima o poi perché so che era una cosa un po' particolare, però mi ricordo che mi piacque, mi ero divertito, poi sai, i ricordi sono sempre un po' strani a volte, Un po' quindi sbiaditi. magari a volte dici ma che cazzo stavo ricordando? Invece è una merda colossale. Capita tantissime volte anche a me. Ma nel caso si vende, non è un problema. Infatti. Di nuovo, poverino. Questo qui l'avevamo preso da GameStop. Sì, tra l'altro versione italiana. Sì. Te l'avevo fatta vedere io perché Sì. appena l'ho visto ho detto aspetta. Sì, perché di solito, allora, c'è da dire che loro su retro gaming hanno dei prezzi veramente schifosi. Cioè, che tipo un FIFA 20 euro per dire, no, 10 euro per dire, però, insomma, cioè, ci siamo capiti. Invece Ratchet & Clank, questo qui, cioè, di solito i Ratchet & Clank valgono abbastanza, dai 15 ai 20 euro base, questo l'ho trovato a 13 euro. Ho detto vabbè, lo stavo ricercando perché è l'unico che ci manca per PS3, l'unico a parte la trilogia, ma quella è rarissima, costa quanto me e quindi insomma, però per 13 euro che fai? Versione italiana col manuale, tutto, non puoi privartene, cioè non puoi proprio. E invece questo cos'è? Questo è il recupero perché ce l'avevo già in realtà, però l'ho venduto perché non c'avevo. Adesso vi faccio vedere. No, non è perché non avevi manuale, era la versione Classics tipo. No, quella era del 2 o del 1. Sei sicuro? Praticamente, ecco, cioè io l'ho preso perché quell'altro non c'aveva il manuale, ma mi sa che ho scoperto che Judgment non c'ha il manuale. C'è solo questo qui, tipo questa prova per Xbox Live. Poi correggetemi, ma io non lo trovo col manuale, quindi non so se mi hanno scammato, però va bene lo stesso, nel senso, ormai va bene così, ci ho perso proprio la fiducia. Judgment, titolo che più avanti porteremo un giorno, perché dobbiamo portare il 2 ancora, il 3, e poi c'è Judgment, e poi c'è il 4, 5, 6. Sì, Vabbè, ce ne sono tantissimi. C'è una sfilza di giochi, raga, che vogliamo portare, ma che giustamente non riusciamo mai. Perché facciamo così schifo che ancora dobbiamo finire della stofata del tipo passato un anno. Bravi Fabergé. Il problema più grande non è The Last of Us, ma è tipo Mafia, che tipo è uscito 6 anni fa. No, ma sì, aspetta. C'era ancora la PS1. Aspetta. Il problema è sia The Last of Us che Mafia. Però dico, magari ci sta, Mafia l'abbiamo recuperato un po' più tardi, The Last of Us ormai è tipo un anno che dobbiamo finirlo. Raga, ci dispiace, abbiamo poco tempo, però ce la faremo. Ce la faremo. Vabbè, la stessa cosa con Split Fiction, avevamo avuto dei problemi ai tempi che la portavamo su Twitch. Sì, e poi lì è colpa della connessione. ci sono stati dei problemi con la connessione e abbiamo smesso di fare Twitch, ma anche lì cercheremo di ritornare. Però Split Fiction ormai se lo finiamo sul canale direttamente. Ma sì, cioè ormai perché portarlo in live non c'ha senso. Eravamo più di metà gioco, sì, sicuramente, quindi insomma torneremo. Welcome return. Sì, no, così. comunque Piccolo... aspetta. Sì, scusa. Judgment è un capitolo a sé, spin-off, nel senso che
cioè si collega ma comunque non è nella numerologia originaria, cioè nel senso 1, 2, 3, 4, 5, 6, ma è uno spin-off. E all'epoca lo giocai. Non è il migliore Gears, anzi, nei primi 3 è il peggiore, chiaramente, però non era nemmeno così brutto perché l'hanno bistrattato, cioè come se fosse un gioco proprio brutto, invece ma è discreto, è buono. Volevo solo fare questa piccola parentesi su Gears of War. Ti passo questo qui che, raga, mi prendo i meriti per averlo convinto a comprarlo, perché era sull'indecisione, ma a quel prezzo non te ne puoi privare. L'hai preso tipo 6 euro? Sì. 6 euro. 6 incredibile, euro. 6 euro veramente. Adesso ve lo apro. Allora, è in condizioni praticamente perfette, devo dire. Bellissima sta apertura così. Mi piace. È molto pratica e soprattutto si rovina meno. Abbiamo la Steelbook che è meravigliosa. Concordo. Cioè, molto a bella. parte che Advanced Warfare è stato, diciamo, un po', come dire, odiato generalmente aspetta, c'è anche l'esoscheletro, cioè sono tutti codici, vabbè, poi chiaramente saranno riscattati probabilmente, però dicevo, è stato, ma porca puttana sto filo di merda, dicevo, è stato bistrattato questo Advanced Warfare e invece forse sono scemo io, ma mi sono divertito tantissimo, l'ho apprezzato, soprattutto la storia, perché io nei COD so che è una cosa forse da ritardati, ma gioco la campagna. Non perché da ritardati? Perché la gente c'è l'online, wow, spara, ammira, gira. Incredibile, cosa mai vista prima? Oh, è difficile aprire l'artbook, Forse le mani un po'. No, forse è che mi tocca stare tipo tutto così, tipo palestra, per fare il video, perché ho sto trepiedo davanti alla faccia. Tre facce ormai mi diventa. No, comunque a parte gli scherzi, cioè ormai COD va avanti grazie a multiplayer già da tantissimi anni, chiaramente, se no ne venderebbero tipo un 30° di quello che venderebbero. Molto probabile. E quindi capisco, per carità di Dio, però dico io, cioè la campagna di COD secondo me, per chi ama gli sparatutto, sono corte ma sono belle, cioè te le godi, sono tipo, sembra tipo una serie TV, insomma, cioè sono quelle cose che andavano di moda 20 anni fa. COD è nato così, prima che in multiplayer, e poi chiaramente ha preso sopravvento in multiplayer e la campagna è un po' trascurata. La giocano in forse 1 milione di persone, a dir tanto, su 100 milioni, per dire, per fare un numero, così a caso, ed è un peccato, meriterebbe molto di più, però ormai questo è il mercato. Qua ci vorrebbe la schermata bianco e nera, tipo vecchio da cantiere. Vabbè, comunque, detto cantiere del vecchio, contrario del vecchio del cantiere. Mini Ninjas, questo è un gioco che io già avevo, però l'avevo in versione francese perché avevo preso un lotto e quindi ho detto vabbè, lo vendo questo francese qui, che onestamente sembra un po' razzista, ma a me le versioni tipo anche tedesche, francesi dei giochi non mi piacciono. L'abbiamo ripetuto tipo 10 volte diverse. Io devo avere la versione o inglese, e sti cazzi, o italiana. Ma a me proprio il tedesco, il francese, lo spagnolo, che cambiano pure i nomi dei giochi, mannaggia tutti. Non mi piace a me le versioni, sono quelle lingue che non mi piacciono. Comunque, detto questo, ti passo ho trovato in un lotto pure questo, versione italiana, fatto da IO Interactive, quindi i creatori di Hitman. Di conseguenza ho detto magari è bello, magari non lo vendo, però prima lo gioco, poi decido. E volevo dire una cosa ultima: Advanced Warfare mi ero dimenticato, l'ho preso anche perché, a parte l'edizione fighissima che è, c'ho il gioco base che appunto sto vendendo, perché così è come se mi fosse venuto praticamente, non dico gratis, però quasi. E niente, quindi possiamo andare avanti. Ti passo questo che è un po' fuori tema. Sì, però rispetto a Mini Ninjas, insomma. Oppenheimer, gioco meraviglioso di Christopher sbagliato. Magari fosse un gioco. No, a parte gli scherzi.
Oppenheimer veramente un film, per me, Con i controcoglioni. è un capolavoro. Cioè, per quanto sia triste il film in sé, perché insomma non è sicuramente una cosa bellissima quella che vediamo. Beh, comunque è tratto da una storia vera, quindi insomma. Vabbè, non ce ne può- siamo accorti. Non può essere bello, voglio dire. Però insomma, come dire, Christopher Nolan ancora una volta ha fatto centro, come ogni volta che fa un film. Ma vabbè, questo è un altro discorso. Però Oppenheimer l'abbiamo visto qualche sera fa Sì. e ho preso il Blu-ray perché io al cinema all'epoca lo vidi 2 volte al cinema. Quindi sì, 2 volte ho speso i soldi per andare a vedere Oppenheimer. Sì, forse sono anche un po' imbecille, però ragazzi, quando me l'hanno chiesto, vuoi venire a vedere Oppenheimer? L'ho già visto, vabbè, vengo lo stesso. Che cavolo, cioè, per me è un capolavoro. Che poi la cosa bella, che come tutti i film di Nolan, più li guardi, più capisci. Sì. Perché alla prima visione dici, boh, ok, ho capito qualcosa. La seconda capisci altro, la terza capisci altro. E così fino a che arrivi alla 100ª volta. E che forse ancora, hai capito del tutto. Forse ancora, perché poi sono film molto strutturati, nel senso che ci sono molti rimandi, molte cose, molti nomi in questo film. In questo film, raga, madonna, i nomi. Molti nomi. I nomi, è impossibile ricordarseli tutti. Quindi paradossalmente, la seconda volta che lo vidi al cinema me lo sono goduto anche di più della prima volta. Vabbè, penso sia normale con i film di Nolan. Sì, però cioè, di solito ti rompi i coglioni. Mhm. Cioè non è che vai al cinema 2 volte in qualche sera di distanza a vedere lo stesso film. Cioè. Ok, però devi sottolineare che stiamo parlando di Nolan. I suoi film sono veramente arte Lo so. pura, cioè è impossibile non riguardarli. Mi raccomando, opinione soggettiva, non ammazzateci. Capisco che ci sono altri registi fantastici, ma a noi piace Nolan. Esatto. Poi c'è chi piace altre cose, ma va Mi bene piace lo il stesso. regista di Hello Kitty, che ne sai, oh. A me piace De Sica, per dire, però Santo cielo. passo da Natale a Miami a Natale a Oppenheimer. Comunque, Che bel Natale, le luci che non vorrei mai vedere. Passiamo ad All'ultima un'altra cosa. l'ultima, quindi sposta tutto da una parte. dove la metto? Per terra, lancia tutto in aria. Lancia. Ecco. E adesso ti Lanciato. passo una chicchietta. Far Cry 2, la Collectors, si può dire? Sì, la Collectors, per PS3. Titolo che all'epoca avevo, in versione normale, non Collectors, che all'epoca era famoso per il fuoco, perché insomma c'era questo effetto del fuoco molto realistico, molto bello, e basta. Cioè, Ma in che senso? voto 9 perché il fuoco Per è il bello. fuoco? Beh, No, giustamente. però veramente c'erano molte recensioni in cui elogiavano il fuoco, la realisticità, però poi la trama non è che fosse sto granché, non l'ho mai finito, per i recensori dico io. Insomma è un titolo che non è che fece grande successo, però per questa cosa del fuoco fece clamore, insomma. E insomma io non sono un grandissimo amante di Far Cry, però tanto sentiamo botte in giro perché purtroppo ci dovrebbe essere una maglietta qua dentro, ma non c'è, perché l'ho preso usato su Vinted da tipo pochi spicci, tipo neanche 10 euro forse, mi sa. E quindi insomma, che dire, ho giocato l'unico Far Cry che ho finito è Far Cry 5 e me ne sono anche pentito, però di base è una serie che mi è sempre interessata e vorrei giocare al 3 che dicono che sia il più bello, ma vorrei prima però poter recuperare anche il secondo. Poi vabbè c'è il primo che però non era di Ubisoft ma era di Crytek, quindi quelli di Crysis fecero un cambio, cioè vendettero l'IP a Ubisoft, in poche parole. Infatti il primo Far Cry è molto diverso dal secondo, forse anche per questo, ma va bene. Comunque dentro non c'è niente, scherzo, c'è il gioco, wow, incredibile il gioco in italiano per fortuna. Chissà mai. La mappa è bellissima, c'è la mappa che è fantastica, la facciamo vedere? No, falli soffrire. Ok, adesso la faccio vedere allora. Dobbiamo sempre fare le mosse che non si aspetterebbero per distrarre le persone. Allora. Adesso lo prendi e lo bruci. Inerente al fuoco, sai com'è? Vero. Aspetta, questo togli, forse è il contrario. No, è giusto così. Sono nostalgico. Infatti lo stavo per dire, un po' Allora. nostalgico. Guarda che bella però, Cioè, guarda Voglio che dire. bella. Cioè, vedo già una secondaria da fare.
Quando vedo Ubisoft, vedo già la secondaria da fare da qualche parte. E qua, guarda, questa è proprio la secondaria, qua c'è la terziaria, qua c'è la quaternaria. No, è impossibile da finire sto gioco. Ah, c'è anche il 10. Perché qua. questo è sud e questo è nord, ok. Qui quindi c'è la giustamente. Calabria, la Sicilia, perfetto. Possiamo andare avanti. Di là c'è il Trentino Alto Adige. Vabbè, va coglione. No, a parte gli scherzi, bellissime queste cose, io le amo. Non so cosa voglio dire, 12 cosi qua, 15. Vabbè, capirai quando giochi. Poi Sì. in realtà c'è un'altra Comunque mappa. ragazzi, lo vorrei portare sul canale. Tu vuoi portare tutto sul canale. Prima Sì, finisci quello che stai portando. Abbiamo tempo qua. Poi qua c'è un poster, non so se si vede. Un po' sì, sì, si vede, qua si vede bene. Ok. Col protagonista, Che si chiama Andolfo. Andolfo, e la scritta Far Cry 2, per ricordarci che il gioco si chiama Far Cry 2. Che io non me lo ricordavo sinceramente. Però ecco qua, però come faccio qui a farlo vedere, cazzarol? Aspetta, un po' alla volta. Ah, c'è i personaggi qua. C'è Flora, l'esploratrice. Sì, poi c'è Bloom. Warren di The Conjuring. C'è Josi Pilicic. Ce ne sono di personaggi famosi, Vabbè, comunque, a parte gli scherzi, sono un sacco di... Ecco le secondarie. Le vedo. Porca puttana, già le vedo. Raga, siamo fottuti. No, vabbè. Ecco qua, le altre. Bellissima sta mappa comunque. Adesso io sto scherzando un po' così a caso per divertirvi, ma di base è una bella collector. Se ci fosse la mappa, però vabbè, purtroppo l'ho presa così. La mappa, se vabbè, la maglia, la maglia. La maglia. Ce ne sono 2 di mappe, vabbè. Se ci fosse la maglia sarei ancora più contento. Non l'avrei mai usata, probabilmente, perché è un peccato. E quindi, insomma, c'è il making of. Beh, che comunque È un disco strano. è un disco in cui dentro ci saranno dei contenuti del making of. Non stavo scherzando quando ho detto strano, visto che adesso è tutto in digitale, sai come? Beh, sì, è vero. Quindi è strano. È vero, ormai c'è sta moda del... Cos'è caduto? No, niente. Niente. È caduto un pezzo della nostra vita. L'arte di Far Cry 2. Fuoco. Vedi? Vedi? Ma questo è il sole. Qua c'è il fuoco. Qua c'è il fuoco, C'è il fuoco. Qua c'è il sole che dà fuoco tutto. qui c'è la savana, Che c'ha da fuoco. qua c'è il fuoco, no. C'è la giù Qua c'è un altro fuoco. sul river. Ma comunque bello, Cioè, sono belle le ambientazioni comunque, Adesso non mi ricordo perché l'ho giù. È un'altra mappa. Terza mappa che Incredibile. vediamo. Ce ne sono 3. Comunque, a parte gli scherzi, Che sta scherzando? infatti. Ah, perché c'è Verstappen? Che ci fa qua Verstappen? Ah, sono testa in giù, non lo vedo. Ah, ok. Lara Croft? Vedi? Basta. Fuoco. The Art of Fire! Lo sapevo! L'ho trovato, The Art of Fire! Lo sapevo! The Art of Peter. The Art... Ah, no. Le fazioni. Bello, bello, bello. No, comunque è una bellissima collector, a mio parere. Per averla pagata così poco mi va benissimo, cioè sinceramente non potevo chiedere di meglio, alla fine dei conti. Non è un costo... Ci sta. Fatto bene, anche se manca la maglietta, però... Vabbè, però alla fine dei conti... Facciamo vedere tutto il resoconto, va? Vai, vai. Allora ragazzi, questi sono i miei acquisti di questi mesi, poi ci sono altre cose che vi faremo vedere, ma va bene. E ditemi voi qual è il vostro acquisto preferito e insomma, per te qual è il tuo acquisto preferito? Oppenheimer. Oppenheimer. Invece ti dico... Tu dici i film sopra tutti i videogiochi? Sì, perché molti titoli non li ho giocati, quindi non posso giudicare. Oppenheimer l'ho visto, quindi insomma. Io avendo visto tutto, anch'io Oppenheimer, onestamente. Sì? Sì. Bravo. Per me Oppenheimer è un film capolavoro. Cioè, per carità, va bene Code, Ratchet & Clank, però Oppenheimer, cioè, è storia del cinema, a mio parere. Raga, seriamente, quando l'abbiamo visto sono rimasto sul divano, tipo a contemplare la vita per mezz'ora. Cioè, Sì, tu sì. quando finisci i film di Nolan non ti senti così o Non o c'è meglio che non li guardavi? Non ci hai capito un cazzo, probabilmente. Veramente. Dice, non ho capito niente. Quindi, Dove insomma, mi trovo? Pezzo strong. Sì, pezzo strong. Niente ragazzi, fateci sapere. No, fategli sapere, io non voglio sapere niente. Ah, ok. Fatemi sapere allora cosa vi piace di più
cosa vorreste vedere sul canale il prima possibile. O il più tardi o più possibile. tardi, oppure mai, tipo non voglio più vedere sta roba. Esatto, molto meglio. E niente, ci becchiamo alla prossima. Ciao! Ciao.